Eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi parliamo delle 3 cose che assolutamente dovete sapere riguardo la febbre e la vaccinazione. Più che altro se viene la febbre dopo la vaccinazione. Assolutamente. La vaccinazione può dare febbre. Ok, quindi Certo. il primo punto fondamentale è, ok, il bambino dopo la vaccinazione può avere la febbre. Questo non è una cosa pericolosa, è un fatto normale, qualche volta succede, qualche volta no. Se succede, non ci sono pericoli. Perché non ci sono pericoli? Perché è una reazione del nostro organismo, perché viene attivato il sistema immunitario quando si fa la vaccinazione e quindi il nostro sistema immunitario ha bisogno di più energia in quel momento, per cui può essere che il nostro corpo, producendo più energia, produce anche una temperatura più elevata. Certo, in fondo se ci pensate anche le macchine della Formula 1 scaldano i freni perché caldi funzionano meglio. Magari con i linfociti e gli anticorpi succede qualcosa del genere. Ok, punto numero 2. Si deve abbassare la febbre, cioè bambino fa la vaccinazione, gli sale la temperatura. Dobbiamo necessariamente abbassarla? Non necessariamente, la febbre è una reazione positiva dell'organismo, ok? Però se la febbre dà malessere al bambino e quindi si pensa che anche un bambino piccolo abbia dolore o comunque non stia bene, allora forse è meglio abbassare la temperatura. Se ci pensate è lo stesso che succede a noi quando abbiamo l'influenza. Non è che misuriamo la febbre, ci sentiamo male. Quindi se il bambino prova malessere e lo esprime, come fa a esprimerlo? Piangendo, Piange. essendo irrequieto, non volendo mangiare come prima, tutte cose che dopo una vaccinazione, nei primi 2 giorni dopo la vaccinazione possono succedere peraltro. Certo, allora se il bambino si lamenta gli diamo qualche cosa per la febbre. Viceversa, paradossalmente, se avesse 38,5 e sta dormendo, lo lasciamo dormire. Certo, se lo vediamo sereno e tranquillo, Perché potrebbe avere male? Per esempio, potrebbe avere male dove ha fatto la puntura, banalmente. ad esempio. Allora, Certo. in questo caso usiamo i farmaci e questo è il terzo punto. Che farmaci si usano in caso di febbre, ma a questo punto ormai sappiamo in caso di dolore, ok? Perché la febbre di per sé non richiede farmaci. Terzo punto. Che farmaci usiamo? Allora, sicuramente prima scelta è il paracetamolo, Certo. ok? Anche perché può essere dato anche a 0 mesi, quindi nelle prime vaccinazioni dei piccolini di sicuro è il farmaco più tranquillo. Rimane sempre la prima scelta, ma quando il bambino è più grande si può utilizzare anche l'ibuprofene. Certo, Ok, l'ibuprofene rispetto al paracetamolo ha la caratteristica di essere un po' più prolungato nel tempo il suo effetto, quindi in sostanza servono meno dosi, l'effetto dura un po' di più. Dopodiché però sono reazioni individuali, alla fine la mamma che cosa fa? Prova qualche volta uno, qualche volta l'altro e dopo capisce qual è quello che funziona meglio col suo bambino. queste sono le scelte classiche, naturalmente voi sapete, almeno chi di voi mi conosce come pediatra, che potrebbero essere utilizzati anche dei medicinali omeopatici o in associazione a ibuprofene o paracetamolo oppure anche da soli se si riesce a governare bene il malessere del bambino e la febbre. Perfetto, mi sa che abbiamo imparato 3 cose importanti. Non è detto, la febbre di per sé dopo la vaccinazione è cosa buona. Per questo non è detto che bisogna sempre usare dei farmaci, li usiamo quando c'è il dolore. Terzo punto, quali farmaci usiamo? Nella prima, seconda vaccinazione per forza il paracetamolo, dopodiché si smarca anche nell'uso l'ibuprofene. Certo. Se vi è piaciuto il video mettete un like e poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, in modo che quando pubblicheremo i nuovi video vi arriverà l'avviso. Grazie! Ciao!